Ciao amici e amiche, sono Christian e vi do il benvenuto al primo video del mio canale, Chris Tech. Oggi parliamo di driver, quei piccoli software che spesso ignoriamo, ma che in realtà sono fondamentali per la stabilità e le prestazioni del sistema. Capire come funzionano e come gestirli correttamente può fare davvero la differenza, soprattutto quando si presentano crash o comportamenti anomali del PC. In questa guida vedremo insieme come intervenire se necessitano di un aggiornamento o quando qualcosa non va. Ma prima la sigla. Prima di entrare nella parte pratica, vediamo velocemente cosa sono. Un driver è il software che permette al sistema operativo di comunicare con un componente hardware. Senza di lui, Windows o qualunque altro sistema operativo non saprebbe come riconoscere ciò che colleghiamo e l'hardware semplicemente non funzionerebbe. Praticamente è la sua carta d'identità e infatti ogni componente ha il suo. La stampante, il chipset, la scheda video, perfino le porte USB, insomma tutto. Ed è proprio per questo che è importante gestirli nel modo giusto. Prima una disinstallazione accurata e poi l'aggiornamento. In questo modo evitiamo che il nuovo driver si porti dietro bug o configurazioni sbagliate precedenti, garantendo un funzionamento stabile e ottimale. E nella guida vedremo anche come risolvere quel piccolo ma fastidioso problema dei nomi numerati progressivamente, che capita quando si aggiornano dispositivi come schede di rete o microfoni, ad esempio Ethernet 2, Ethernet 3, Audio 2, Audio 3 e così via. Piccola nota prima di iniziare. Se il driver che dobbiamo rimuovere fa parte di un pacchetto di installazione, procediamo prima con la disinstallazione classica, tramite il menu delle app installate. Successivamente effettuiamo un controllo seguendo la procedura che vedremo tra poco. Partiamo con una disinstallazione accurata. Prima cosa, disabilitiamo Internet. Clic destro sull'icona di rete, in basso a destra nella barra delle applicazioni. Scegliamo Impostazioni rete e Internet, Impostazioni di rete avanzate e clicchiamo su Disabilita accanto alla scheda Ethernet. Lo stesso vale anche per il Wi-Fi se disponibile o configurato come alternativa. Questo passaggio è fondamentale perché impedisce a Windows di riscaricare automaticamente il driver subito dopo la rimozione, rendendo inutile il lavoro che andremo a svolgere tra poco. Come possiamo notare, nel mio caso compare la dicitura Ethernet 2, nonostante sia presente una sola scheda di rete fisica. In condizioni normali, Windows assegna un numero progressivo solo quando viene aggiunto un secondo dispositivo reale. Ad esempio, se installiamo una scheda Ethernet aggiuntiva, è corretto che venga chiamata Ethernet 2. Nel mio caso invece, la numerazione compare perché Windows ha rilevato una nuova istanza della scheda anche se ho semplicemente sostituito l'hardware, senza aggiungere un secondo adattatore. Ciò può accadere dopo un aggiornamento del driver, una reinstallazione, oppure quando il driver precedente non viene rimosso correttamente prima della sostituzione del dispositivo. In queste situazioni Windows può interpretare il componente come nuovo e rinominarlo automaticamente. Questo comportamento può verificarsi non solo con le schede di rete, ma anche con molti altri componenti del sistema. Quindi apriamo Gestione dispositivi con clic destro su Start, Gestione dispositivi, oppure premiamo la combinazione da tastiera Win più X. Ci apparirà la lista dei dispositivi disponibili, ordinati per categoria. Nel menu in alto clicchiamo su Visualizza, Mostra dispositivi nascosti. Ed è qui che viene il bello perché verranno mostrati anche i driver non più presenti nel sistema. Portiamoci nella categoria che ci interessa, nel mio caso schede di rete. Clicchiamo sulla freccia alla sua sinistra per estendere il menu. Noteremo un driver con l'icona attenuata, più chiara rispetto alle altre. Ciò significa che non è più attivo ed è proprio questo elemento fantasma a generare il bug dei nomi numerati. Facciamo quindi clic destro, disinstalla dispositivo, disinstalla.
Ripetiamo lo stesso passaggio anche per il driver attualmente in uso, quello con l'icona attiva. In questo caso, se dovesse apparire la casella tentativo di rimozione del driver per il dispositivo, mettiamo il segno di spunta e procediamo con disinstalla. Successivamente riavviamo Windows. Il sistema è stato ripulito correttamente e possiamo passare all'installazione del driver. Se abbiamo un file di installazione manuale, non abilitiamo internet finché installazione e riavvio non sono completati. In questo modo evitiamo che Windows scarichi un driver diverso mentre stiamo installando il nostro. Procediamo quindi con la classica installazione guidata e al termine riavviamo il PC. Se il pacchetto non include un file di setup, torniamo in gestione dispositivi, nella stessa sezione di prima. Qui potrebbe comparire un triangolo giallo che indica l'assenza del driver. A questo punto, clic destro, aggiorna driver. Cerca i driver nel computer, clicchiamo su sfoglia e selezioniamo la cartella che contiene i file del driver. Clicchiamo OK, verifichiamo che la spunta includi sottocartelle sia attiva e confermiamo con avanti. Alla fine comparirà il messaggio di aggiornamento avvenuto con successo. Nel mio caso non cambia nulla perché è già tutto aggiornato, essendo una prova per la guida. Anche qui non abilitiamo internet finché installazione e riavvio non sono completati. A questo punto possiamo riattivare la rete e attendere che Windows rilevi il dispositivo. In alcuni casi potrebbe non scaricare nulla, perché il driver generico o certificato è già integrato nel sistema. Verrà quindi applicato automaticamente. Se invece non venisse rilevato subito, è sufficiente riavviare il sistema. Consiglio comunque un ulteriore riavvio a fine procedura. E come possiamo vedere, anche il bug dei dispositivi numerati è stato risolto. Spero davvero che questo video vi sia stato utile. Se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e lasciate un like. È un piccolo gesto che aiuta tantissimo il progetto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!